La cosa bella del field target è che oltre... Questa la metto come, come backstage. Il disturbatore, esatto. Aspetta, vi faccio vedere chi è il disturbatore. Ciao! Marco, ecco. La cosa bella del field target è che oltre a conoscere la nostra arma e gestire le sue prestazioni, dobbiamo conoscere anche noi stessi. Infatti nel field target il tiro si effettua con la carabina appoggiata al nostro corpo nelle tre posizioni che sono seduto, in ginocchio e in piedi. È fondamentale trovare la posizione migliore per essere comodi e avere la carabina ferma. Poniamo caso che passiamo ore e ore a trovare il pellet perfetto, la pressione di esercizio migliore, settiamo la nostra carabina all'inverosimile, ma poi tremiamo come delle foglie e sbagliamo il nostro tiro. Ecco perché le carabine autostock spesso sono modificate. Adattiamo il calcio e tutte le componenti per adattarlo alla nostra postura. L'80% dei tiri in una gara da field target infatti sono in posizione seduta. Non esiste una posizione migliore delle altre, dipende esclusivamente da noi e come siamo comodi. Certo è che ci sono delle posizioni collaudate perché funzionano meglio delle altre. Ad esempio vi faccio vedere, c'è chi tira così, c'è chi riesce ad imbracciare la gamba come faccio io e tirare così, e poi ci sono altre posizioni più variegate, ovvero chi tira così, chi tira in questa maniera, si vede un po' di tutto. In ognuna di queste posizioni abbiamo tre punti di contatto che sono il ginocchio, l'impugnatura e la spalla. 1, 2 e 3. Ed è proprio in queste tre posizioni che si effettuano le modifiche al nostro calcio. Per il ginocchio abbiamo la possibilità di regolare l'altezza del rest attraverso sistemi più o meno sofisticati. Io ad esempio utilizzo questo qui che ha una levetta, una ghiera che permette di abbassare e alzare il mio rest. Poi ci sono altri sistemi come questo della Rowan che è considerato il non plus ultra, molto semplice da utilizzare. Attraverso questo semplice meccanismo si utilizza per sia l'altezza che la inclinazione del nostro rest. Questa altezza è strettamente connessa all'altezza dell'ottica e del poggiaguancia, perché di fatto se ci mettiamo in questa maniera abbiamo un'altezza diversa. Impugnatura, chi sempre come me si fa fare un calcio a misura di mano, e chi muove questa impugnatura anche, come abbiamo visto anche nei video precedenti, a 360 gradi. Questa posizione è legata al punto di appoggio del braccio. Questa è ad esempio l'impugnatura di Mirko, anche questa fatta a misura con questo legno molto particolare. Mirko, che legno è? Non ho idea, un caso tra rovere, parte in carbonio, resina. Rovere, resina, parte in carbonio, però come vedete ad esempio per me questa impugnatura è gigantesca, però per Mirko che ha la mano grande praticamente il doppio del mio è perfetta. E poi c'è la spalla. Il normale calciolo per la spalla non basta, o meglio, è più facile avere delle estensioni come quelle che vedete che aiutano a mantenere la stabilità. Queste estensioni sono tipo queste che si montano e arrivano fin sotto l'ascella. Questi sono due calcioli che ho utilizzato, e poi c'è chi ad esempio anche come me ultimamente utilizza un'estensione che viene appoggiata sopra la spalla in modo tale da formare quasi questo uncino. Tutti questi accrocchi servono per avere un controllo migliore della nostra carabina e per aiutarci a far rimanere la carabina in bolla. Questo in bolla cosa vuol dire? Ve lo faccio scoprire dopo. Nel tiro in ginocchio e in piedi le regolazioni non possono essere uguali del nostro calciolo e del nostro rest, perché ovviamente abbiamo una posizione differente di tiro. Ecco perché esistono le sciine sia appunto nel calciolo che nel rest, per darci la possibilità di modificare la posizione. Vi faccio vedere. Come vedete il calciolo ha la possibilità di muoversi in alto e in basso, e insieme alla possibilità di muovere anche il rest ci dà la possibilità di modificare appunto la struttura del calcio della nostra carabina in base alla nostra tipologia di tiro, quindi in ginocchio, in piedi e seduto, per avere il massimo della stabilità della nostra arma. Ad esempio la Stefania nel tiro in ginocchio come ha spostato sopra il suo calciolo per poterle permettere di utilizzare la carabina in maniera stabile. Il setup di Mirko, dove vedete da questa parte il calciolo tirato
un po' più in alto, ma soprattutto la parte del rest è completamente modificata per potergli permettere di avere nella posizione di tiro in ginocchio una, come definiamo, una presa sicura della carabina, una posizione un po' più stabile, ecco. Ok, adesso vi faccio vedere cosa vuol dire modificare il setup della carabina per un tiro in piedi. Ecco, ad esempio Mirko ha la sua posizione nella parte del rest. Lascio Mirko allenarsi in piedi e eccolo là che ci ha salutato, e ecco perché, avete capito, le nostre carabine si trasformano piano piano in delle astronavi. Ad esempio la mia carabina, dopo l'ultima modifica apportata con il supporto superiore del calciolo. Vi ho spiegato brevemente come poter migliorare la vostra posizione di tiro e quindi anche le performance che avrete con la posizione di tiro molto più stabile. E detto questo è tutta anche per oggi e alla prossima. Ciao ragazzi!